5 giorni, un van e un pezzo di Francia che non dimenticheremo. La Normandia, una fortezza in mezzo al mare, le spiagge dove è cambiata la storia e scogliere che sembrano dipinte. Andiamo. Siamo partiti con il nostro van, senza fretta e senza un programma rigido. La prima tappa, però, non si discute. Quella la sogni da anni. Guidi tra i campi della bassa Normandia, segui i cartelli e, a un certo punto, all'orizzonte, lo vedi comparire. Mont Saint-Michel, un isolotto di granito che si alza dalla baia, con l'abbazia che ne corona la cima come un'aguglia verso il cielo. Ci si arriva a piedi lungo la passerella. Più ti avvicini, più capisci quanto è imponente. Attorno c'è la baia, una distesa di sabbia e prati salati dove pascolano le pecore. Ed è qui che il mare fa una cosa rara. Si ritira per chilometri e poi torna, con una delle maree più veloci d'Europa. Si dice che risalga alla velocità di un cavallo al galoppo. Dentro le mura c'è un unico, ripido vicolo che sale fino all'abbazia, tra case di pietra, scalinate e scorci improvvisi sulla baia. L'abbazia benedettina ha più di 1000 anni di storia ed è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Sali, ti fermi, guardi in basso, il borgo, la sabbia, il mare che cambia. Poi la marea risale e il Mont torna quello che è sempre stato. Un'isola. Da qui cambiamo registro, lasciamo la leggenda e andiamo verso la storia. Poche decine di chilometri più a nord ci sono le spiagge dello sbarco. Il 6 giugno 1944, il D-Day. Su queste coste sbarcarono le truppe alleate per liberare l'Europa. La prima è Utah Beach, oggi silenziosa, con i suoi carri armati e i monumenti che ricordano l'operazione Overlord. Poco nell'entroterra c'è Sainte-Mère-Église, uno dei primi paesi liberati. Sul campanile un manichino ricorda il paracadutista John Steele, rimasto impigliato lassù durante il lancio notturno. Il paese vive ancora di quella memoria. Poi arriviamo alla Pointe du Hoc, una scogliera a picco sul mare, ancora segnata dai crateri delle bombe e dai bunker tedeschi. Furono i Rangers americani a scalarla, sotto il fuoco delle mitragliatrici tedesche.
Nei musei si conservano i mezzi originali di quei giorni: le jeep, le divise, gli equipaggiamenti dei soldati. E infine Omaha Beach, la più sanguinosa di tutte. Sopra la spiaggia si apre il cimitero americano di Colville. Quasi 10.000 croci bianche allineate in silenzio di fronte al mare. Qui non servono parole, ci si ferma e basta. Dopo la memoria, la Normandia ti regala il suo lato più scenografico, Etretat. Falesie di gesso bianco che precipitano nel mare, scavate dal vento e dalle onde fino a formare archi perfetti. Il più famoso è la Porte d'Aval, con l'Aiguille, il grande ago di roccia che spunta dall'acqua. Sono gli stessi paesaggi che hanno ispirato pittori come Monet. Sali sul sentiero in cima e, davanti a te, c'è solo il mare. Il viaggio si chiude attraversando il Pont de Normandie, sospeso sull'estuario della Senna. 5 giorni, 3 volti della Normandia, la fortezza, la memoria e la bellezza. Se questo viaggio ti è piaciuto, iscriviti al canale. La prossima strada la percorriamo insieme.